Ciao a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video. Io sono Lorenzo e oggi vi spiego perché tra Mac e PC per l'editing delle mie foto e video ho preferito Mac. Ormai sono decenni che c'è questa lotta tra Mac e PC. Per quanto riguarda la fotografia non c'è un vero e proprio vincitore. Sia Mac che PC hanno i loro pregi e difetti. In un altro video vi spiegherò quali sono i requisiti minimi che deve avere un computer per essere adatto all'editing di foto e video. Oggi vi spiego cosa mi ha spinto a scegliere Mac e anche quali sono gli aspetti negativi. Partiamo dall'integrazione hardware e software. La maggior parte dei PC sono dotati del sistema operativo Windows. Windows è un sistema operativo, tra virgolette, universale che si deve adattare a diversi hardware prodotti da diversi brand. Proprio per questo motivo si potrebbero presentare degli errori, cosa che non accade per Mac perché vi è una perfetta integrazione e ottimizzazione tra hardware e software. Questo porta il Mac ad essere un computer stabile, affidabile, sicuro e prestante. Una conseguenza di questa perfetta integrazione tra software e hardware è che il Mac viene sfruttato al 100%. Solitamente quando compriamo un computer noi ci basiamo su delle caratteristiche quali RAM, processore, scheda video e memoria. Se compariamo ad esempio un Mac e un PC, magari su carta il PC può risultare molto più prestante, ma proprio perché il Mac viene sfruttato al 100%, possono bastare ad esempio la metà delle caratteristiche per avere la stessa prestazione di un PC. Facendo un esempio, magari possiamo avere un Mac con 4 GB di RAM, 1 GB di scheda video e un processore quad-core che può avere le stesse prestazioni, se non prestazioni più elevate rispetto a un computer che ha il doppio della RAM, di scheda video e un processore più veloce. Questa differenza di prestazioni viene ancora più evidenziata con l'introduzione del processore M1, che è il processore creato da Apple. Proprio perché è un processore creato da Apple, si integra perfettamente con il sistema operativo e con l'hardware, portando i computer a delle prestazioni ancora più elevate. Si è visto come i computer anche di fascia bassa dotati di questo processore abbiano raggiunto delle prestazioni elevatissime, portando questi computer ad un livello superiore. Il secondo aspetto da considerare è la durata. I Mac durano veramente tanto. Io ho comprato il mio primo Mac nel 2011 e l'ho durato 9 anni. Sono stato costretto a cambiarlo solo perché presentava i difetti di fabbrica. Se consideriamo il ciclo di vita di un computer, generalmente di 2-3 anni. Il problema principale della durata è la prestazione del computer. Se abbiamo un Mac anche dopo 9-10 anni, questo Mac risulta ancora competitivo e prestante. Invece un computer Windows dopo un po' di anni inizia a presentare problemi di lentezza, si blocca e errori vari. Un altro aspetto da considerare è la semplicità d'uso. A differenza di quanto si pensi, i Mac sono veramente facili e intuitivi. Magari chi ha usato per anni Windows potrebbe trovarsi in difficoltà, ma una volta abituati non ne potete più fare a meno. Un altro aspetto da considerare sono la qualità dei materiali utilizzati in un Mac. Se avete un Mac potete notare che i materiali sono veramente di alta qualità, a partire dalla scocca ad esempio che è in alluminio, per proteggerla per esempio contro urti, fino ad arrivare allo schermo che è veramente uno schermo di ottima qualità e risoluzione. Come vi ho detto in un altro video, l'ideale per fotografi e videomaker sarebbe quello di dotarsi di un calibratore e un monitor adatto alla fotografia. Ma se non avete la possibilità di comprarvi un monitor, basandomi su un'esperienza personale posso dire che gli schermi dei Mac sono degli schermi molto affidabili, hanno dei colori molto fedeli alla realtà e non hanno delle dominanti di colore, quindi per un editing base possono andare più che bene. Un altro aspetto da considerare è la user experience. Tutto ciò che ho descritto fino ad ora rientra in questa user experience perché Apple ci tiene al consumatore finale ed è molto attenta ai dettagli. Lo scopo di Apple è proprio quello di generare un effetto wow da parte del consumatore. Chi compra Apple in generale ha un'esperienza sin dall'apertura della scatola fino al prodotto finale, quindi con i materiali, eccetera. Questo crea un feedback, un passaparola positivo che porta un vantaggio competitivo sicuramente ad Apple. Passiamo agli aspetti negativi. Il primo da considerare è che Apple è un sistema chiuso. Magari si potrebbero avere dei problemi nel trovare dei programmi o delle applicazioni compatibili con il sistema. Questo era molto più accentuato nel passato, ma ora è veramente raro non trovare dei programmi compatibili con il sistema operativo Apple. Un altro aspetto da considerare è il costo. Il Mac costa molto di più rispetto a un PC, però se consideriamo dei PC di fascia alta, la differenza non è poi così tanta. Il costo del Mac è un investimento a lungo termine, perché come abbiamo già detto la durata media di un Mac è di 10-15 anni. Se consideriamo il prezzo del Mac in relazione alla durata, quindi il prezzo ripartito nel corso dei vari anni, possiamo dire alla fine che ci potrebbe essere anche un risparmio rispetto a un PC. Con un Mac magari abbiamo sì una spesa alta all'inizio, però lo duriamo 10-15 anni,
con un PC abbiamo una spesa più bassa all'inizio, ma per lo stesso periodo di tempo siamo costretti a cambiare 2-3 PC. Quindi se andiamo a vedere la spesa totale, magari col Mac riusciamo anche a risparmiare. Oggi vi ho spiegato cosa mi ha portato a preferire Mac rispetto a un PC e quali sono anche gli aspetti negativi. Non sto dicendo che il Mac è il miglior computer in assoluto, perché come detto all'inizio del video non c'è un vincitore. Però nel momento in cui avete disponibilità economica e siete in dubbio se comprare Mac o PC, io vi consiglio di comprare un Mac. Se vi è piaciuto questo video mettete like, commentate e ci vediamo al prossimo.